Questo ci aiuta quindi a capire cosa il giocatore, potremmo dire, pensa o cosa il giocatore ricerca appunto come estetica di gioco. Puoi decidere perché il giocatore farà una cosa. I designer sono direttamente responsabili dei comportamenti e dei cambiamenti comportamentali del giocatore. And you're thinking to reach the secret path to Jotunheim, that's what we need to do? I am. Mi è piaciuto molto il modo in cui abbiamo trattato, diciamo, degli approfondimenti, delle domande in live la scorsa volta. Quindi volevo fare una sorta di test che ci permettesse di approfondire in live e ricevere feedback in tempo reale. Come dicevo l'altra volta, è molto importante perché se c'è qualcosa che nel video o nel registrato o nel voice over non è comprensibile o non è spiegato bene da parte mia, faccio degli errori eccetera, perché comunque io sono designer ma non sono nessuno, non sono nessuno, il mio obiettivo è semplicemente quello di portare su YouTube al pubblico italiano esperienze, in futuro ci saranno anche sicuramente quelle, sto preparando delle cosine, divulgare un po' tutto quello che sta dietro al videogioco, alla sua produzione, pre-produzione eccetera, sia per chi vuole farli videogiochi magari da solo, per passione eccetera, ma anche chi vuole farli per lavoro e chi è interessato a sapere quello che c'è dietro fondamentalmente. E ho iniziato a farli in live queste cose per il semplice fatto che sto lavorando e non ho più molto tempo per fare sia live di design come vorrei, live di gameplay e anche registrare i video a parte. Quindi le live sono diventate un po', anzi diventeranno sempre di più un modo per anticipare i contenuti che arriveranno su YouTube e approfondirli. E il test che vorrei fare oggi è proprio quello di approfondire senza uno script scritto, appunto, come quelli delle altre volte, approfondire un argomento in live. L'argomento di oggi vuole approfondire il tema del video precedente, come la personalità influenza il mercato videoludico, ovvero i player types influenzano cosa giochiamo e di conseguenza i designer e la gente che fa videogiochi studia i player types e cosa la gente ricerca nei videogiochi come estetiche per designare i giochi e influenzare il marketing, eccetera. Molto semplice. A quel video però, ed è la principale differenza, le pillole di design e i video un po' più approfonditi, soprattutto i video un po' più approfonditi come le monografie eccetera, contengono anche traduzioni e registrazioni di esempi di developer riconosciuti che danno appunto esempi, danno nozioni, potremmo dire, a conferenze, che sia la GDC o che siano altre, sulla loro esperienza sull'argomento ovviamente trattato nel video. E questi ovviamente non li facciamo vedere in live perché toglierebbe troppo tempo, però io li inserisco in post nel video. Questo approfondimento si riferisce proprio a un argomento che è collegato ad un argomento di cui parlava la designer che è intervenuta nella conferenza che ho postato nel video precedente. E di cosa parla? Lei si riferisce al world design e al modo in cui loro hanno, in particolare nel loro progetto hanno fatto world design, pensando alle gamer motivation, e ha citato direttamente una cosa che abbiamo studiato anche noi, Quantic Foundry. Non ho studiato l'azienda, ma ho studiato il Game Motivation Model di Quantic Foundry. Quantic Foundry è un'azienda che si occupa esclusivamente di questo, da quello che so, e come vedete fornisce dati appunto su questo argomento, e hanno creato quello che loro appunto chiamano il Gamer Motivation Model, che è basato su appunto dati che hanno raccolto loro stessi come azienda. Da un punto di vista di collegamento voi direte ok, cosa c'entra con i player types? Vedete che qui sono descritte fondamentalmente le motivazioni, traduciamola, non saprei come tradurla, sì, motivazioni per cui i giocatori si approcciano ad un determinato gioco. E che in ogni categoria abbiamo, vabbè, action, queste categorie non si rifanno propriamente ai player types, ma si rifanno più che altro a qualcosa che il giocatore ricerca, più nello specifico, e sono divisi in varie sottorighe, potremmo dire, per definire quelle che alla fine non sono propriamente estetiche di gioco, ma sono molto derivate dalle estetiche di gioco, anzi, alcune sono letteralmente
la stessa cosa. È proprio quello che stavamo cercando in realtà. Nel mio video non ho approfondito perché si parlava più che altro dell'aspetto di analisi di mercato e di come i player types si inseriscono all'interno del processo. Però se proprio vogliamo parlare appunto di game motivation, questi sono, diciamo, alcuni principali elementi. Questo ci aiuta quindi a capire esattamente nello specifico cosa il giocatore, potremmo dire, pensa o cosa il giocatore ricerca appunto come estetica di gioco. Perché? Sappiamo che, dov'era l'altro grafico? Sappiamo che gli achiever, ad esempio, amano collezionare, amano lo show off, eccetera, amano ottenere appunto achievements. Ma cosa li porta a fare questo? Cioè, è questo che ci interessa, perché ovviamente i player types vanno analizzati da un punto di vista di estetiche, meccaniche, eccetera, per capire cosa non solo come certi generi attirano determinati tipi di giocatori, ma anche da un punto di vista proprio di design, cosa devo dare al giocatore e cosa devo fargli appunto pensare, che comportamento devo innescare, che pensieri devo innescare nel giocatore per... È tutta psicologia questa, per arrivare a puntare a quel tipo di giocatore, cioè su quale feeling e su quale pensiero devo puntare. Ovviamente un giocatore che cerca questo, nel momento in cui tu gli dai questo, che è tutt'altra cosa, o questo, che è tutt'altra cosa, il suo comportamento potrebbe non innescarsi. Quindi il mio discorso è, si ricercano questi determinati pensieri, determinate estetiche, per poi poterle designare per quella TA specifica. Se tu non sai di base qual è la TA specifica, potresti appunto marchettare il gioco per questo e poi designare questo, che non c'entra niente. Ti servono entrambi gli elementi, ti servono sia l'analisi, sia la parte di ricerca di design, o comunque design delle meccaniche in relazione alle estetiche che vuoi rendere. È un po' complesso come argomento. Se ci sono dei dubbi, dicevo, chiedetemi pure perché mi rendo conto che è anche un po' difficile da spiegare come argomento e chiedetemi pure sia in live sia nei commenti su YouTube. Back to our example. Ad esempio, abbiamo un player, abbiamo una TA a cui vogliamo rivolgerci di achiever. Ok, sappiamo che dobbiamo dargli questo e questo. Almeno. Almeno questo. Secondo me, non mi ricordo se è stata confermata questa cosa, ma io la dico perché è un mio pensiero da designer. Se noi abbiamo una TA di questo tipo, gli possiamo mettere tranquillamente questo, e se vogliamo spaziare, perché magari nel nostro gioco ci sono elementi comunque di azione piuttosto che strategia, piuttosto che altro, possiamo riferirci alle tabelle di fianco, non so scrivere le frecce, madonna, per inserire magari un po' di questo, potrebbe starci, e un po' di questo. Quindi get all collectibles, complete all missions, get a powerful character, powerful equipment. Questo come si ottiene? Si ottiene creando un sistema di collezionabili, ma non solo, un sistema di interazione con essi e di ottenimento di essi che sia coerente con il mondo di gioco e il modo in cui il gioco gira ed è designato. Ma anche un powerful character, powerful equipment può voler dire tante cose. Queste sono semplicemente riferimenti appunto a elementi che il player deve sentire, non tanto a meccaniche di gioco. E qua entriamo in un argomento un po' spinoso, perché questo tipo di ragionamento, questo tipo di analisi è molto, come noterete, psicologica, è molto legata alla psicologia. Un designer si può chiedere, nel momento in cui fa ricerca su competitor, eccetera, cosa i giocatori fanno e come si sentono in simili giochi simili o giochi competitor, quali sono le azioni più comuni in questi giochi, anche cosa non fanno i giocatori
nei giochi, in simili giochi o giochi competitor. Cosa i giocatori vogliono o vorrebbero nei giochi simili o competitor. Quindi che tipo di buco di mercato potremmo dire, che tipo di meccaniche vorrebbero introdurre o che tipo di feeling vorrebbero introdurre i giocatori all'interno del gioco, e quindi cosa manca quel genere, quella nicchia, quel gioco dei competitor. Di conseguenza non si tratta più di analizzare i player types e semplicemente i giocatori, ma si tratta di analizzare i loro comportamenti. È questo a cui volevo arrivare. E qui si entra, diciamo, in una nicchia molto più psicologica, perché si parla di behavioral game design. Il behavioral game design è molto complesso e non lo spiegherò nel dettaglio perché non sono competente a riguardo, ma ci sono dei concetti di base che posso spiegare perché ne abbiamo trattato e si ricollegano a tanti argomenti, tra cui anche il loop di gameplay, eccetera. Quindi le basi posso riuscire a spiegarvele entrando più nel dettaglio della psicologia, appunto dell'aspetto psicologico diventa sempre più complesso e più difficile, quindi sicuramente vi metterò in descrizione da qualche parte dei paper o cose per approfondire. Allora, il behavioral game design è un tool che permette fondamentalmente di prevedere e manipolare a livello di design il behavior di un giocatore all'interno del gioco che si vuole designare tutto. Questo è un argomento collegato a diversi argomenti che trattano la parte appunto psicologica del game design o comunque dei giochi in generale, che sono non solo il game loop, ma anche i nudge e la manipolazione a livello di design delle meccaniche o comunque design degli elementi di gioco. E in realtà, ho scritto anche nella prossima slide, sì, argomenti come la theory of planned behavior, che è appunto un argomento simile e collegato, i nudge di cui avevo appena parlato, e le game motivations, che alla fine si collegano appunto ai behavior e alle estetiche di gioco. Quindi all'interno del nostro gioco abbiamo delle meccaniche e un'esecuzione di gioco, quindi c'è la challenge, gli achievement, i contenuti di gioco. Giochiamo il gioco. Giocare il gioco porta ad un passaggio mentale che ci fa arrivare al premio, al reward di turno, a seconda del gioco ovviamente che stiamo giocando. E viceversa, il passaggio neurochimico e psicologico ci porta a ritornare al gioco e a ritornare ai contenuti di gioco, a continuare a giocare. Quello che porta però il player a comprendere ciò che sta giocando fondamentalmente e a collegare le meccaniche che sta attuando e le azioni che sta attuando nel gioco agli effetti che avranno a livello emozionale, è appunto un passaggio psicologico ulteriore. Devo cercare di lootare più chest possibile perché così ottengo loot raro, oppure devo riuscire a finire questo dungeon perché so che alla fine ci sarà un boss che mi darà del loot interessante. Quindi meccanica, o comunque elemento di gioco più che meccanica in realtà, si potrebbe dire. Effetto figo perché mi sento appagato e ho trovato il loot più figo. Proprio in soldoni. Questo cosa genera? Il behavior response è ciò che questo passaggio psicologico fa creare al giocatore all'interno del gioco, ovvero il desiderio di migliorare il risultato e di rendere più efficiente il suo behavior, potremmo dire, il suo comportamento all'interno del gioco, ovvero nel caso appunto del dungeon applicare tutta una serie di comportamenti che rendono più efficiente il completamento del dungeon, cisare i nemici, uccidere i nemici con una build più forte rispetto che una build più ottimizzata, e quindi questo è un cambiamento comportamentale che viene influenzato direttamente da questi passaggi psicologici e che in realtà, ho dimenticato una freccia, si collega ovviamente alle meccaniche di gioco perché è legato proprio il comportamento senza le meccaniche di gioco non esisterebbe perché stai giocando al gioco. È una freccia un po' abbastanza importante. Il tuo passaggio psicologico ti dice ok, il dungeon lo devo finire perché in questo modo se ottengo la chest, se ottengo il loot del boss, quello che è,
mi sento appagato e posso portare avanti il mio personaggio e posso creare powerful character, powerful equipment, power e completion, perché trovo magari dei collezionabili, o addirittura se sto designando anche per loro, nel caso ad esempio di, che cazzo ne so, mastery di un Souls. Questo appunto in soldoni, per riassumere, è importante comprendere e analizzare il modo in cui la psicologia e la psicologia delle meccaniche di gioco e l'attrattiva delle estetiche di gioco porta non solo, come avevamo detto nel video precedente, a comprare un gioco perché vuoi markettarlo in un certo modo attraverso per certi determinati giocatori, ma nel gioco stesso, a livello di design, attuare determinate meccaniche porta a un passaggio psicologico che permette al giocatore di avere un certo comportamento. Quindi i designer sono direttamente responsabili dei comportamenti e dei cambiamenti comportamentali del giocatore. Può essere scontato, nel senso che giustamente uno mi può dire, ok, certo, ovviamente se tu designi le meccaniche di gioco, se tu designi le meccaniche di gioco dovrai essere responsabile di ciò che il giocatore fa nel gioco. Sì, non è così scontato da un punto di vista proprio di prevedere cosa verrà fatto. Perché? Perché il behavioral game design è utilizzato come tool proprio per prevedere e analizzare intanto analizzare cosa fanno nei competitor, i giocatori, e perché lo fanno, e successivamente disegnare le meccaniche prevedendo ciò che il giocatore farà e prevedendo il perché soprattutto lo farà. Perché prevedendo il perché lo farà, tu puoi manipolare il comportamento e puoi decidere perché il giocatore farà una cosa. Il che è molto potente, molto particolare. Ed è proprio per questo che il concetto si lega ai nudge. I nudge sono letteralmente questo. Fondamentalmente i nudge, ma in realtà anche appunto questo framework, permettono di controllare informazioni, tool, meccaniche, controllare il design delle meccaniche per ottenere determinati tipi di emozioni, esperienze, eccetera. Ovviamente, come fa vedere questo grafico, non si ottengono unicamente con le meccaniche di gioco e quindi con il game design, ma anche con la grafica, la musica, physical movement è sempre development, lo humor, la narrativa, perché abbiamo comunque un discorso di immersion, di storia, quindi anche scrittura, narrativa, ed è proprio quello di cui parlavamo anche nel video. Non si possono incasellare i player in quei 4 quadranti. Ci sono persone e player type che hanno una forte motivazione per l'immersione e basta. O comunque l'immersione, la creatività, spesso anche le grafiche aiutano per l'immersione, ma magari non nel modo in cui uno si aspetta, nel senso non serve la grafica iperrealistica per immergere. Il level design e lo space, il positioning, il level design aiuta tantissimo, specialmente in determinati tipi di giochi, a rendere questo, mentre altro esempio, prendiamo appunto l'esempio dell'azione. Se noi vogliamo avere mastery, ottenere challenge e excitement più che engagement, le grafiche sono discutibili, ma principalmente level design, logic patterns, physical movement, music e sound per l'excitement è molto importante secondo me, e anche la narrativa, la narrativa e lo humor a seconda di che gioco si tratta, ma principalmente appunto physical movement, aiuto. In realtà anche più che math and numbers, logica e pattern, ma nel caso di challenge per puzzle game, non so scrivere col mouse, per puzzle game va benissimo anche questo. In pratica la ricerca che serve fare in questo caso sono appunto le domande che vi dicevo prima, da un punto di vista di cosa giocano gli altri, come giocano, che azioni fanno, che azioni non fanno, eccetera. Quindi domande, TA, analisi dei competitor, eccetera, di cui abbiamo parlato anche nel video, quindi fondamentalmente tutta la parte di preproduzione, analisi di mercato, eccetera, che è comune anche ad altri mercati, prodotti. Perché?
perché non solo da un punto di vista di posizionamento, come abbiamo detto nel video, eccetera, eccetera, ma anche noi dobbiamo capire da che emotion e environment derivano i behavioral response che vogliamo generare, o comunque che, nel caso di un gioco già avviato, che i nostri giocatori stanno effettuando. Questo viene fatto molto spesso, soprattutto per i giochi in multiplayer, perché si verifica magari un comportamento di massa. Vogliamo stabilire, vogliamo analizzare il perché i giocatori si stanno comportando in questa maniera. Ok, utilizziamo questo framework, o comunque utilizziamo questa metodologia. Perché? Perché vorremmo magari cambiarli, o perché vorremmo capire, comunque analizzare il perché, cioè come siamo arrivati a questo risultato inaspettato, a questo comportamento inaspettato, o perché appunto vogliamo dire ok, no, questo comportamento non va bene, vogliamo cambiarlo, non vogliamo che ci sia nel nostro gioco. Cosa possiamo fare per invertire la rotta? Design è il processo inverso, devi partire da qua e arrivare qua. Mentre nell'analisi ovviamente parti dalla fine, parti dal ciò che è il risultato, il comportamento, e si arriva a cosa lo ha scaturito. Non vi ho spiegato il framework, che è un po' complessino, ha vari punti da seguire fondamentalmente. Come avrete intuito, si parte da un discorso di ricerca e definizione nel caso del design, del processo di design. Ovviamente la definizione di quello che si vuole ottenere, quindi il problema, il bisogno, eccetera. La ricerca poi sul soggetto, sull'argomento, sul problema. Si scopre il TA behavior, eccetera, e si scopre perché, cioè quindi una doppia scoperta, qual è il comportamento e che cosa lo genera. Si designa, non è così difficile in realtà, si designa il nuovo behavior, ovviamente si applica questo concetto processo inverso di behavioral game design, poi si ottiene feedback piuttosto che test, effettivamente riscontri se il comportamento viene messo in atto, se si ottengono i risultati sperati. Successivamente si reitera in base alla situazione, se ovviamente si vuole avere una sistemazione del risultato, se si vuole reiterare, se si ritiene che non sia ancora arrivati al risultato che si vuole ottenere, si reitera. In realtà non ho molto tempo per fare... volevo portare Yakuza anche, ma di base, come feeling a pelle, proprio a pelle così, ho preferito di gran lunga avere uno script come l'altra volta. Perché specialmente mi sono un attimo sopravvalutata nella mia possibilità di spiegarvi il behavioral game design, anche se non era il concetto proprio... Era un concetto molto semplificato per come l'ho spiegato, però... Attendo feedback. E noi ci vediamo prossimamente in live.